Perché la Uno Turbo? La Uno Turbo a me, io parlo per me personalmente, mi risveglia delle emozioni, è come se fosse una macchina del tempo, perché io quando apro la porta e sento gli odori, quei profumi degli anni '80, mi sembra di ritornare indietro di quando ero ragazzino, 18 anni, che la sognavo e mi sono avvicinato per la prima volta a questa macchina, e poi quando la guidi ti sembra di essere ritornato negli anni '80, perché ti ritrasmette le stesse sensazioni che ti trasmetteva allora, quindi è a tutti gli effetti una macchina del tempo, non c'è bisogno della DeLorean, perché chi l'ha vissuta all'epoca questa macchina può capire cosa significa sedersi, anche solo girare la chiave, sentire il rumore del motorino d'avviamento e del rumore che si accende, dici sono ritornato diciottenne. Questa macchina effettivamente ha scritto un pezzo di storia anche per questo motivo, ma anche ragazzi giovani si avvicinano a questo modello perché comunque è un modello che è rimasto un po' nella storia per le innovazioni che ha portato nel 1985 quando è stata presentata. Quest'anno qui a Bologna abbiamo voluto portare dei modelli un po' particolari, un po' speciali, e abbiamo portato per esempio una prima serie 1300 carrozzata Coriasco. Coriasco era un carrozziere di Torino che proponeva modelli sempre su base Fiat, ma con delle modifiche di dettaglio, non so, ai colori piuttosto che agli interni. E poi abbiamo portato anche una versione personalizzata da uno dei tanti nostri soci, che questo addirittura viene dalla Svizzera, è venuto qua a Bologna con la sua auto, del quale ne è orgoglioso, e un'altra seconda serie che fu presentata nel 1989 con tutti gli aggiornamenti della seconda serie delle Fiat Uno, e questo è di un nostro socio che vive tra il Portogallo e la Svizzera, il nostro socio che anche lui ha una seconda serie in condizioni bellissime, al quale ha effettuato alcune modifiche di suo gusto, diciamo. Come ti dicevo, ha degli interni particolari che sono interamente rivestiti in pelle, che sulle Uno Turbo tradizionali non era possibile avere questo tipo di allestimento. Queste sono molto rare, queste Uno Turbo allestite da carrozzieri come poteva essere Coriasco o altri carrozzieri dell'Interland di Torino come Schioneri o Maggiora, ormai sono diventate delle perle rare perché sono state quasi tutte rottamate oppure incidentate, distrutte. Poi sempre per quello che riguarda le Uno Turbo prima serie, quest'anno abbiamo portato la Uno Turbo di un nostro socio, e come vedi questa è particolare sia nel colore, anche nell'estetica, perché ha degli allargamenti, delle modifiche di meccanica che in Svizzera per esempio si possono fare, si possono omologare, a differenza dell'Italia. E lui si è un po' sbizzarrito con alcun tipo di modifiche che l'hanno reso proprio un esemplare unico. E questo, come puoi notare, denota tutta la passione che il proprietario ha messo nella personalizzazione e nella cura dei dettagli del proprio veicolo. Poi invece la Uno Turbo ha subito un'evoluzione nel 1989, quando della Fiat Uno è stata presentata la seconda serie, ed è stato anche per la Uno Turbo effettuato un aggiornamento che oltre all'estetica riguardava anche la meccanica. Questa, che è una Uno seconda serie, ha tutti gli aggiornamenti che furono introdotti nel 1989 di un nostro socio che vive in Portogallo. Anche questo è stato curato in modo maniacale. Nel 1989, oltre all'aggiornamento estetico, furono fatti anche aggiornamenti al motore. Il motore cresceva di cilindrata, da 1.300 diventò 1.400, aggiornamenti anche agli interni, alle finiture, insomma era un modello quasi nuovo. Ecco, vedi, casualmente abbiamo qua anche il proprietario di questo bellissimo esemplare, che è Michel. Salve. Michel, ciao. 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 Grazie al Club Uno Turbo di avermi ospitato qui a questa mostra. Io sono Michel, sono il proprietario di questa Uno Turbo portoghese. Una Uno Turbo che ho comprato in Portogallo perché ho lì la casa e viaggio
mentre il Portogallo e la Svizzera dove ho il domicilio e faccio i chilometri. Niente, mi è venuto che l'ho comprata, l'ho restaurata e mi sono iscritto su Instagram, ho cominciato ad avere dei follower, molti, non me l'aspettavo sinceramente. E niente, è una macchina che mi rende felice, è una macchina che mi ricorda i miei 20 anni. Ne avevo una, l'avevo spaccata e ho trovata questa e mi dà gioia e me la godo. Ecco, i cerchi non possono piacere a tutti, è un gusto mio che ho scelto, un 15 pollici col 195-45-15, quello che mi hanno dato da omologare in Portogallo. Ho messo dei Japan Racing perché era una decisione personale che non può piacere a tutti, ma il mio gusto, così anche per fare i chilometri, i 2000 chilometri della Svizzera al Portogallo si è più comodo e più sicuro con questa macchina. Questa macchina ci è voluto 2 anni del restauro e niente, come l'ho detto prima, è solo felicità, mi fa conoscere gente fantastica come qua, come il signore che è dietro la camera, un signore che ho appena conosciuto pure qui al salone, che mi segue, che ringrazio tantissimo anche lui di farmi un filmino, che se avete una macchina così, che sia uno turbo o un'altra, una macchina d'epoca, o come a te ti piace molto il ritmo, godetevela, punto. Buongiorno, siamo qui allo stand del nostro club, l'Uno Turbo Club Italia. Un club che nasce nel 2008, festeggiamo quest'anno i 15 anni appunto di club. Il nostro club si sviluppa a carattere nazionale, abbiamo sezioni in ogni regione d'Italia con dei referenti che guidano le regioni. Quindi facciamo raduni sia al nord che al centro che al sud Italia. Solitamente i nostri referenti organizzano appunto i raduni regionali, mentre noi dello staff direttivo ci occupiamo di 2 eventi principali. Uno è questo qui, è la fiera Auto e Moto d'Epoca, e il raduno, quello principale, che è il raduno nazionale, un raduno itinerante che noi facciamo dal nord al centro al sud, ci alterniamo e contiamo circa 400 soci in tutta Italia sempre. Oltre alle sezioni regionali abbiamo anche delle sezioni estere, infatti qui oggi sono esposte 2 macchine di 2 soci della sezione svizzera, la prima serie appunto di un nostro socio svizzero, mentre la seconda serie è targata portoghese, come vedete insomma nelle immagini, però è un nostro socio che vive in Svizzera, si alterna tra la Svizzera e il Portogallo. Quindi non siamo soltanto un club nazionale, ma forse è più giusto dire un club a livello europeo.